Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato e non, perché c'è una situazione caviglie instabili sia in quel di Parigi che in casa Napoli per quanto riguarda Buongiorno e l'eventuale linea di difesa schierabile domani contro il Verona. Ne parliamo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo video, mi raccomando, attivando la campanellina delle notifiche, passaggio importantissimo per restare aggiornati cronologicamente. Partiamo proprio da queste caviglie instabili perché tutte le testate giornalistiche stanno dando la notizia come in favore del Napoli. Gonzalo Ramos è uscito con una caviglia malconcia a dir poco in un match ovviamente del Paris Saint-Germain di ieri, e quindi il Paris Saint-Germain potrebbe riaffacciarsi a Napoli per sostituire il calciatore e quindi tentare un affondo per Osimhen. Non sappiamo i tempi di recupero, non sappiamo l'entità dell'infortunio e quindi diciamo che esternare un pensiero preciso nel dire Gonzalo Ramos sta 5 mesi fuori, 4 mesi fuori, 3 mesi fuori, e quindi implica il fatto che il Paris Saint-Germain deve intervenire sul mercato perché altrimenti resta solo con Kolo Muani, è un conto. Un altro è uscito con una caviglia malconcia, si vedrà in questi giorni. Non date le notizie già per certe che il Paris Saint-Germain deve intervenire sul mercato, perché se l'infortunio di Gonzalo Ramos implica 30 giorni, ma anche 40 giorni di riposo, non credo che poi il Paris Saint-Germain intervenga sul mercato spendendo tutti i soldi richiesti per il nigeriano che sta in casa Napoli in vacanza tranquillamente, aspetta solamente che finisca il mercato al limite per finire in tribuna. Vedremo, non ci torno sulla situazione Osimhen perché ne abbiamo già parlato tantissimo e sono esausto solamente nel sentire il nome del nigeriano a questo punto. Detto questo, la caviglia di Buongiorno, botta rimediata in allenamento. Ho letto già la possibile difesa schierabile per domani contro il Verona, ovvero Di Lorenzo, Rachmani, Olivera, che mi sembra una scommessa a tutti gli effetti. Poi vedremo nel caso non dovesse giocare Buongiorno, perché ancora non sappiamo nemmeno l'entità per quanto riguarda la botta rimediata per il calciatore in casa Napoli. Forse ne sapremo qualcosina in più nella conferenza stampa di oggi alle 13:30 di Mister Conte, che dovrebbe parlare presentando ovviamente il match, e molto probabilmente ci dirà quali sono le condizioni del difensore centrale. Ecco che, vedi, hai dato via Nathan e dove arriva l'infortunio? Arriva proprio in difesa, così come quando dovevamo giocare l'amichevole non hai la punta, non hai chiuso ancora per la punta, dove arrivano gli affaticamenti? Nella zona d'attacco e nella punta centrale. È proprio un must, è una cosa che si ripete quasi sempre in casa Napoli, ma vedremo poi come andrà a finire con Buongiorno e se domani viene schierato e ha assorbito la botta rimediata in allenamento. Ce lo spiegherà il mister, credo, in conferenza. Quindi, cari giornalisti, la domanda su Buongiorno, mi raccomando, fatela e non sprechiamo domande senza niente, come si suol dire, perché serve capire come sta il difensore acquistato dal Napoli in questa sessione di mercato. Calciomercato, Neres è fatta, lo dice Di Marzio, lo dice Romano, lo dicono tutti quanti. Diciamo che l'Irwigo di Romano io lo cambierei in un Yammi A, perché questo Irwigo tra Brescianini, Gabri Vega l'anno scorso comunque non è tutta questa garanzia, ecco, di successo. Però ovviamente quando si trattano le notizie del Napoli si potrebbe cambiare in Yammi A, che è ancora più bello, quindi è una proposta che nel caso ovviamente potesse arrivare, ecco, a Fabrizio Romano, di coglierla, perché noi ne saremo sicuramente più contenti di leggere l'Irwigo in inglese, almeno io per quanto mi riguarda. Detto questo, considerazione personale, Neres è del Napoli, 28 milioni spesi, dovrebbe essere del Napoli ufficialmente lunedì
a quanto si legge, e il Napoli ad oggi ha speso 28 milioni per Neres, 35 senza considerare poi i 5 di bonus per Buongiorno, 35 per Buongiorno e 12 per Rafa Marin, sono 75 milioni investiti. In entrata tra Ostigard, Nathan, Kajust e Lindstrom comunque si è arrivato a 12 milioni incassati per i prestiti, per poi vedere se ci saranno i riscatti e monetizzerai l'anno prossimo, quindi possiamo considerare solo quelli incassati al momento per i prestiti, e vediamo che senza vendere comunque Osimhen il Napoli ha speso 75 milioni, senza considerare i 5 di bonus di Buongiorno, e a quanto ho letto Neres dovrebbe essere comunque un 28 più 2, quindi senza considerare questi 7 milioni in più che porterebbero poi le spese ad 82 milioni, ingaggi a parte. Quindi il Napoli, con tutte le difficoltà del caso, con tutte le difficoltà della situazione Osimhen, comunque sta spendendo sul mercato abbastanza soldi, mettendo poi da parte anche l'investimento Conte, staff e tutto ciò che è costato poi rifare il look per l'organigramma societario del Napoli. Kajust all'Ipswich. Non è la situazione Kajust Brescianini che ritorna dall'Inghilterra, assolutamente no, è fatta per Kajust all'Ipswich. Kajust rimane in Inghilterra, il riscatto però di Kajust avverrebbe nel caso la società inglese resta comunque in Premier e non viene retrocessa. Dobbiamo tifare Ipswich per tutto l'anno. Io seguirò la situazione in primis per, diciamo, un riscontro monetario in casa Napoli che deve assolutamente accadere l'anno prossimo per tutti questi prestiti fatti in questa fase di mercato, e poi per dare continuità allo stesso Kajust, perché non fa bene nemmeno al calciatore andare lì, poi tornare, poi al limite torni a Napoli. C'è sempre Conte che comunque ti ha tra virgolette bocciato quest'anno, non è che l'anno prossimo cambia idea e Kajust torna dall'Inghilterra che è diventato il nuovo Busquets nella maniera più assoluta, e quindi credo che poi si ripresenterà la stessa situazione nel doverlo piazzare di nuovo, altro prestito, altra situazione. Meglio che l'Ipswich comunque non retroceda e mantenga la categoria, così si riscatta il calciatore, perché quella è la condizione, e siamo tutti contenti. L'ultima cosa per quanto riguarda l'applicazione a livello tattico di Neres, che a me intriga e non poco, perché nel caso il Napoli giocava come l'anno scorso con un 4-3-3, allora avrei avuto qualche dubbio sulla fase difensiva del calciatore, ma visto che nel 3-4-2-1 i due trequartisti vanno in riaggressione e poi la fase difensiva, diciamo che viene sulle fasce, viene più curata dai quarti di centrocampo e i braccetti di destra e di sinistra, ecco che Neres diventa un valore aggiunto. L'attacco del Napoli dovrebbe essere Neres, Kvara, la punta, perché non ce l'abbiamo, dico la punta, potrei dire Lukaku, ma non sappiamo quando arriverà e se arriverà, perché più passano i giorni e più questa situazione diventa complicata e ingarbugliata per quanto riguarda le condizioni, e quindi Neres, Kvara e la punta, nel caso sia Lukaku o nel caso il Napoli, non lo so, reintegri Osimhen, non credo che sia la situazione ovviamente da percorrere, però mai dire mai, perché si va avanti, i giorni passano e se non si trova la soluzione resti con il centravanti in casa, e tenerlo in tribuna non serve né a lui e né soprattutto al Napoli per quanto riguarda l'ulteriore svalutazione del calciatore. Quindi dovresti reintegrarlo, farlo giocare e metterlo in condizione di far gol. E da questo punto di vista il problema non me lo faccio nemmeno dal punto di vista del campo, perché probabilmente potrebbe anche rendere il calciatore nigeriano con Neres e Kvara dietro. Forse posso eliminare anche il probabilmente, però per come si è comportato e per come si sta comportando, diciamo che quanto prima per me
quanto prima se ne va da Napoli e quanto prima lascia la città, meglio è per tutti. Quindi è un Napoli che comunque ha fatto mercato, è un Napoli che aspetta i colpi a centrocampo, più Gilmour che il calciatore del Manchester United. Perché? Per il calciatore del Manchester United 30 milioni da sborsare, il Napoli sta cercando di strappare un prestito, vedremo se dovesse andare in porto a ridosso della fine del calciomercato, ma se non si sblocca la situazione del nigeriano potrebbe arrivare assolutamente Gilmour, o meglio, arriverà Gilmour, perché le cose, la trattativa è molto avanti sia con il Brighton e sia con il calciatore, però non credo che poi si vada oltre e si prenda anche il calciatore del Manchester United, McTominay. Quindi alziamo le mani e aspettiamo quel che succederà per quanto riguarda la mediana. L'importante è che un colpo l'abbiamo piazzato e Neres sarà un calciatore del Napoli, forse schierabile nella seconda di campionato. Se diciamo che se lo ufficializziamo lunedì può essere anche schierato nella seconda di campionato tranquillamente, perché poi avrai 4-5 giorni di allenamento, sicuramente lo vedremo all'opera, perché Conte non è un Sarri di turno che gli fai l'acquisto e per integrarlo in squadra e per metterlo in condizioni ci vogliono 6 mesi. Assolutamente no. Conte prende il calciatore che voleva lui e che ha scelto comunque lui per migliorare qualitativamente la zona offensiva del Napoli, e lo butta nella mischia e lo fa giocare, ed è ciò che serve al calciatore, perché si è parlato di discontinuità di Neres. Vedremo poi a Napoli come si comporterà, che tanto di calciatori discontinui ne abbiamo avuti e sappiamo benissimo il loro rendimento. Vedi, che ne so, un Zielinski di turno, però tecnicamente il calciatore del Benfica non si discute assolutamente. Per me, lo posso dire, è una spanna sopra Politano per quanto riguarda il bagaglio tecnico e il tiro. L'unica cosa, e ve l'ho detto prima, era solo la fase difensiva. Politano, diciamo, è più equilibrato nella fase difensiva, però in un 4-3 dove poi devi sicuramente andare a dare una mano alla mezzala, al terzino. Invece nel modulo di Conte c'è la reaggressione con i trequartisti, poi a livello difensivo ci sono i mediani, ci sono i quarti a centrocampo, ci sono i braccetti a destra e a sinistra, e quindi diciamo in fase difensiva serve ben poco. Serve la fase offensiva, servono i gol, servono i cross, servono i tiri all'incrocio. Benvenuto Neres, e così sia, e vedremo lunedì tra visite mediche e ufficialità. Poi seguiremo ovviamente la situazione e festeggeremo per la firma. Fatemi sapere la vostra come sempre nei commenti qui sotto, iscrivetevi al canale, l'ho già detto prima, lo ribadisco a fine video per tutti i temerari che arriveranno poi alla fine di questo contenuto. Sempre Forza Napoli. Ciao!